siamo in un paesino che si chiama Colonnata, dove sono le cave di marmo dette di Carrara. Il lardo di Colonnata, che è una cosa tipica e famosa, ha questa priorità proprio perché viene fatto dentro un blocco di marmo scavato. Questa cosa deve essere per forza marmo di Colonnata, perché è un marmo canalone che ha questo suono metallico che non lascia traspirare la salamoia, rimane all'interno. Se mettiamo l'olio rimane all'interno. Tutto quello che mettiamo dentro marmo canaloni non esce fuori. Il paese è un paese che non si può sviluppare l'agricoltura perché abbiamo roccia dappertutto. L'unica cosa che si poteva allevare erano capre, maiali e qualche mucca per il latte. Questa carne poi veniva cucinata e per mantenerla all'epoca romana avevano pensato di scavare dei blocchi di marmo, mettere la carne all'interno con del sale. E da lì la schiena del maiale veniva anche quella messa all'interno del marmo e è venuto fuori il nostro lardo. Con la differenza che dove era fatto nel marmo canaloni il prodotto era di ottima qualità, dove non era fatto nel marmo canaloni il lardo o altri tipi di carne diventavano o rancidi o cattivi. E la conca originale all'inizio veniva fatta a mano con lo scarpello e martello. Veniva scavata sia all'interno piano piano e poi rifilata all'esterno e si chiama scapezzatura. Col tempo, per velocizzare le cose, poi anche perché la gente capace di fare la conca dal blocco direttamente ormai non ce l'abbiamo più, sono subentrate un altro tipo di lavorazione, che è questa, che si chiama bucciardatura. Il materiale proviene dalle cave, dove viene estratto in blocchi, dopodiché trasportato a valle nei laboratori a mezzo camion, e di lì sta all'artigiano indicare il punto dove può, ricavare una conca. Una volta venivano scavate proprio a mano con lo scalpello e, lavorando materiali molto vetrosi, molto secchi, rischiava di spaccarla in fondo oppure di spaccare un fianco. È lì che si vedeva la capacità e la professionalità di un artigiano. Invece oggigiorno, per un discorso di costi, per un discorso viene tanto disegnato quanto bordo vuole lasciare uno, quanto fondo, e dopodiché si procede alla carottatura e vengono spaccati e vengono via dei cilindri di marmo. La fase successiva è quella della riquadratura interna, con la finitura gradinata. Un vecchio maestro del lardo noi ci insegnò che la salamoia riesce usando un termine medico, a vascolarizzare tutte le parti del lardo. Quindi riesce a entrare e riesce ad andare a fare il lavoro che deve fare anche nella parte che se no sarebbe sigillata, ermetica, attaccato alla parete della conca se fosse liscia. Prima viene tutta tolta la carne in eccesso, che si taglia. Prima va tutto massaggiato. La materia prima viene la cremola, il lardo è fresco, non viene congelato né surgelato. Una volta che arriva, dopo massimo 72 ore, il lardo deve essere messo dentro il vaso. Nella miscela c'è il pepe, la cannella, il garofano, il cistellato, noce moscata, 4 spezie. Il lardo, vedi, va messo il più accostato possibile. Poi dopo si riempiono tutti gli spazi. Prima, che se no, quando dopo si scioglie il sale, ci impiega troppo tempo la salamoia a riempire. Ci vuole più tempo a chiudere le ultime due che a fare tutto. Finita
Questa procedura ci va messo sopra coperto. Questa è stata fatta precedente e comincia già a formarsi questo liquido qua. L'alabastro è un minerale che si trova nei dintorni di Volterra a varie profondità. Abbiamo a Volterra più o meno 4 qualità di alabastro naturale, che sono lo scaglione, che è un alabastro trasparente, che può essere anche venato in nero, l'agata, che ha un colore che va dal marrone chiaro al marrone più scuro. Poi abbiamo la pietra marmo, che somiglia al marmo statuario, ma si parla sempre di alabastro. E poi abbiamo il bardiglio. Questi più o meno sono i 4 principali tipi di alabastro che si trovano a Volterra, con colori naturali. Una caratteristica che hanno tutte e 4 le qualità è che si trovano sotto forma di ovuli, come delle grosse patate, ognuno separato dall'altro, da piccolini di 10-15 kg a grandi di 30-35 kg. Perché quando si è formato l'alabastro, 7 milioni di anni fa circa, in questa zona c'era il mare piano piano si stava ritirando, si sono formate queste sacche che si sono riempite di acqua marina con una percentuale molto alta di sale, del 132% circa, e per una reazione chimica, la precipitazione dei sali, delle forti pressioni ed evaporazione si è poi solidificato. L'artigianato artistico è una risorsa importante. È la nostra tradizione, la nostra cultura, e queste cose qui secondo me dovrebbero essere portate avanti. In particolare chi lo fa, persone anziane che per una vita hanno fatto questo mestiere, dovrebbero essere tutelati in maniera che il sapere che hanno lo dovrebbero lasciare a qualche giovane. Ad esempio qui abbiamo un signore che si chiama Grandoli Aulo, detto Puffo, che lui ha 83 anni circa e è una vita che fa questo mestiere. Oddio, per me è solo divertimento. Io mi diverto come un bimbo che ora a lavorare qui al banco. Mi passo la giornata e me la accorgo nemmeno. Mi metto qui, è possibile fare qualsiasi cosa con poco impatto e senza sforzo. Ecco. Poi il banco ho studiato in modo da essere il più comodo possibile, non inquina, non crea problemi alla salute. Ecco perché vi dico che è un materiale eccezionale. È più facile fare esperienza dall'alabastro. Poi si può passare anche le pietre più dure, perché quel gruppo là è onice, lavorato in marmo, d'onice, insomma. Perché l'esperienza uno si fa con questo materiale. Dal lato didattico per me non c'è materiale migliore. Facendo la pesca sugli impianti, il pesce sente l'alta marea e hanno bisogno di andare a riprodursi, vanno controcorrente e queste strutture di inviti che piano piano si stringono sempre di più fa sì che il pesce rimane intrappolato in queste casse, vengono chiamate totalmente casse della morte. Il pesce viene circondato con questa rete, sono 2 pali, con la rete che viene trascinata da un lato verso l'altro e vengono stretti e poi tirando una corda rimane il sacco e il pesce rimane tutto lì. Viene poi scoppato
messo su questo banco, viene selezionato qualità del pesce. In questo momento peschiamo delle spigole e delle celete, che è un tipo di cefalo. E poi tutta la roba che è sottotaglia viene rimandata in acqua. E il pesce viene già separato da tipologia, viene messo in acqua col ghiaccio e far sì che il pesce arrivi sanissimo, insomma. E viene trasportato al magazzino da Salasta o Orvitello. Questa è una peschiera, come vedi là c'è una struttura, un impianto di pesca. Qui è acqua mista, nel senso acqua di mare e acqua di fiume. L'altro anno, 2015, questo bello regalo dalla natura, tanto caldo, nazione in laguna, l'acqua 32-33 gradi, il pesce si è bollito, rimasto senza ossigeno, e abbiamo perso molti quintali di pesce, pure tante orate, un bilancio di 2 anni, perché noi praticamente si semina praticamente ogni anno, e quindi ogni anno c'è una pezzatura di orate. Un'orata per raggiungere un livello ottimale di peso ci mette circa 2 anni, quindi noi per 2 o 3 anni non ci avremo quella pezzatura di orate. Praticamente l'anguilla scorre la rete e viene a finire dentro il martarello. Allora qui c'è cefalo, spigola e anguilla. Già vediamo la via. Allora guarda, questo è un cefalo che noi ci facciamo la bottaglia, quindi non lo peschiamo, diamo la via. Vediamo anche la spigola, che tanto oggi eccola, guarda bella, questa è un'anguilla torta, si chiama, però è sempre la stessa, che poi diventa così, vedi? Crea la metamorfosi, cambia l'orecchio, gli occhi. Questa è dritta e questa è torta, vedi se sono diverse? Viene chiamata l'anguilla argentina quando poi va a riprodursi il mare Sargassi, che è pronta, è proprio diversa, eppure è la stessa anguilla. Chiudiamo il martarello col cavicchio. E si torna dalla pesca e si ripara le reti. Questa si chiama la cuscella, ovviamente è una ghetta dove ci si mette il filo. Una volta messa a misura il filo si ricostruisce la maglia, si fa dei vari nodi a stringere, perché questi sicuramente si allentano facilmente, quindi bisogna fare una cucitura attenta. No, l'anguilla una volta che ci mette la coda tende ad allargare